Benvenuti a tutti. Per questioni organizzative abbiamo saltato una settimana, sicuramente molti di voi se ne sono accorti e ci scusiamo per l'attesa. Comunque volevamo riprendere esattamente dove avevamo terminato in questa nuova puntata dedicata ai semiconduttori e ai circuiti integrati. Ce ne vuoi parlare, Enrico? Riepilogando brevemente quello che abbiamo detto nell'ultima puntata, abbiamo fatto un volo radente sui tre più importanti componenti a stato solido che sono disponibili: il transistor a giunzione o BJT, il transistor FET e il MOSFET. Perché insisto su questi concetti? Perché è importante da parte dell'utente, dell'utilizzatore, di chi è appassionato di riproduzione audio, cercare di comprendere o quantomeno intuire l'importanza che riveste tutta quella parte legata alla circuitazione all'interno di un'apparecchiatura. Come ho accennato anche in passato, è una delle parti meno manifeste perché è sicuramente coperta a livello di facilità di suggestione da altri elementi, alimentazione, costruzione meccanica, dimensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre al fatto che una persona non competente difficilmente riesce a entrare nei dettagli e quindi avere una correlazione fra come l'apparecchiatura è stata realizzata a livello di topologia circuitale e quali possono essere le aspettative in termini di resa sonora. Ma anche se una persona non è consapevole, non vuol dire che questa importanza non sia comunque presente. Per cui la mia opera è in qualche modo di sensibilizzare l'attenzione su questo aspetto. Se dovessi tradurre in termini percentuali, direi che fatto 100 la impronta sonora di un'apparecchiatura audio, sarei tentato di dire che fra l'80 e il 90% deriva dalla sua architettura circuitale, lasciando l'altro 10-20% tutto ciò che in qualche modo è legato da altri aspetti assolutamente più manifesti come dimensioni, ma di secondaria importanza rispetto a questo. Tornando ai nostri tre componenti base, va aggiunto, quanto abbiamo detto nella puntata precedente, che ognuno di essi ha una ben precisa caratterizzazione sonora. Una persona allenata, una persona che ha avuto esperienze in questo settore, sa abbastanza facilmente riconoscere l'impronta sonora di un transistor a giunzione piuttosto che di un FET, piuttosto che di un MOSFET. Sta quindi al gusto, alla sensibilità e all'abilità del progettista combinare fra di loro queste differenti direzioni sonore a seconda del punto del circuito e della destinazione finale che si vuole raggiungere in termini di resa sonora. Va anche detto una cosa molto importante che per qualche modo complica ancora di più le cose. All'interno, ad esempio, dei transistor bipolari, i quali hanno in termini generali una macro categoria di caratteristiche sonore, ma all'interno di quella categoria ogni singolo componente, per ogni singolo componente si intende ogni sigla che lo identifica e ogni costruttore che lo costruisce, ha una caratteristica sonora diversa da un altro dispositivo apparentemente identico o quantomeno simile, ma che in realtà all'aspetto sonoro si differenzia in modo considerevole. Quindi le variabili sono veramente molto ampie. Un altro aspetto importante è che all'interno del singolo componente, cioè non tanto all'interno del singolo componente, ma una volta che si è individuato quello che può essere un componente adatto, se noi prendiamo 1000 di queste componenti, difficilmente ne troveremo due che suonano in modo identico, per cui è estremamente importante un'opera di selezione delle caratteristiche dei componenti e di accoppiamento all'interno di ogni singola scheda, di ogni singolo apparecchio, di componenti che siano fra di loro sinergici e che viaggino tutte nella stessa direzione. Un po' come dire, se ho una macchina con 4 ruote, tutte le 4 devono avere una convergenza perché la macchina vada dritta. Se ho un componente anche identico ma che tira a sinistra o che tira a destra, alla fine sarà sempre difficile ottenere il risultato che vogliamo. Appena prima di registrare la puntata abbiamo discusso del tema e tu mi hai fatto cenno che i componenti migliori a livello appunto di semiconduttori si trovavano negli anni 80 e negli anni 90 addirittura, quindi non sono più disponibili. È vera questa cosa? Purtroppo è un grande problema, nel senso che negli anni 80-90, per certi versi fino in qualche caso anche agli inizi degli anni 2000,
c'era un ventaglio di semiconduttori sui quali attingere, specialmente i semiconduttori di origine giapponese, dedicati all'audio, che avevano delle caratteristiche sia tecniche sia sonore veramente molto interessanti. Due casi fra tanti, ad esempio, sono diventati mitici i MOSFET della Hitachi, che hanno equipaggiato un grande numero di apparecchiature. E poi c'era tutta la quantità di componenti messi a disposizione dalla Toshiba. La Toshiba aveva investito molto nel settore dell'audio e aveva una quantità di semiconduttori, sia transistor che FET che MOSFET di potenza, veramente interessante. Ecco. Con un ventaglio così di semiconduttori era molto più facile realizzare delle apparecchiature che avessero certe caratteristiche sonore. Poi, complice un po' la crisi dell'alta fedeltà degli anni 90, per cui i numeri di mercato si sono drasticamente ridotti, complice il fatto che le aziende si sono ristrutturate e hanno inevitabilmente tagliato linee di produzione che per loro non erano redditizie o non avevano particolare significato. E aggiungiamo anche il colpo di grazia dato dalla tecnologia SMD, ha ridotto questo ventaglio di componenti disponibili a una quantità veramente molto esigua. Chi oggi dovesse cominciare a costruire delle apparecchiature audio basandosi esclusivamente su ciò che è disponibile e reperibile in questo momento, avrebbe delle grandi difficoltà a ottenere certe prestazioni, proprio perché mancano i componenti di base che per certi versi hanno fatto la storia dell'alta fedeltà. C'è da ringraziare quasi per un compito meritorio di alcune ditte di semiconduttori che si sono presi la briga, fiutando un po', ma molto relativamente all'affare economico, anche perché comunque i numeri sono molto ristretti, hanno rimesso in produzione alcune sigle componenti che erano diventati quasi un'icona, ecco, all'epoca, ma purtroppo i componenti realizzati oggi, pur sembrando identici a quelli costruiti negli anni 80 e 90, in realtà non lo sono. Sono simili ma non identici. Ma quindi all'interno di un apparecchio troviamo solo ed esclusivamente dei transistor? No, non troviamo solo esclusivamente dei transistor. Se parliamo di apparecchiature a stato solido, all'interno troviamo, oltre ai transistor, che in gergo vengono chiamati componenti discreti, discreti non tanto per identificare un tipo di qualità, quanto per identificare un tipo, nel senso che stiamo parlando di componenti singoli separati uno dall'altro. Se ho due transistor discreti, no, uno a una mano, ognuno un altro. Con lo sviluppo della tecnologia dei semiconduttori, già negli anni 60 e 70 si sono cominciati a introdurre i circuiti integrati. Cosa si intende come circuito integrato? Si intende un componente sempre basato sulla tecnologia del silicio che integra al suo interno non i singoli componenti, ma dei blocchi funzionali. Blocchi funzionali integrati all'interno di un circuito integrato ce ne sono una quantità, direi, ormai sterminata. Ecco, concentrandoci su ciò che ci interessa maggiormente nell'elettronica analogica applicata all'audio, direi che, fatto salvo tutto ciò, anche di molto interessante che ci può essere nell'ambito dei circuiti di conversione analogico-digitale o digitale-analogico, essenzialmente gli elementi che in qualche modo possono essere attinenti al nostro mondo, direi che sono tre. Possiamo partire dalle analog switch per passare attraverso i controlli di volume e arrivare agli amplificatori operazionali. Facendo riferimento all'immagine rappresentativa dello schema blocco di un analog switch, che cosa rappresenta? Rappresenta l'equivalente di un interruttore meccanico o elettromeccanico se fatto con dei relè, il quale ha il compito di attuare una connessione elettrica fra un ingresso e un'uscita. In qualche modo serve per selezionare ad esempio gli ingressi di un amplificatore, piuttosto che commutare fra diverse situazioni operative all'interno di un dispositivo. A differenza delle soluzioni meccaniche o elettromeccaniche, abbiamo la conduzione fra ingresso e uscita, che è data dalla modificazione dello stato di conduzione del materiale semiconduttore che collega appunto ingresso e uscita. Non è esattamente in questi termini, ma possiamo immaginare come se fosse il canale di conduzione di un FET che agendo sul gate in qualche modo restringe o chiude
oppure apre il canale di conduzione. In qualche modo quindi il segnale viene bloccato all'ingresso o gli viene consentito di propagarsi fino all'uscita. Il vantaggio rispetto alle soluzioni meccaniche e elettromeccaniche è che non abbiamo contatti in movimento, non abbiamo contatti striscianti, per cui sul lungo termine l'affidabilità è sicuramente maggiore. Anche il fatto di essere molto più compatti come dimensioni, poter essere disposti nel circuito secondo maggiore comodità, è un elemento molto importante e significativo. Aggiungerei anche sicuramente il costo. E realizzare una commutazione elettromeccanica fatta bene con dei componenti di pregio stabili nel tempo non è una soluzione economica. Un analog switch può essere molto più economica. Qual è il rovescio della medaglia di tutte queste qualità? Il rovescio della medaglia è che il segnale transita non attraverso un conduttore metallico, che può essere rappresentato o da un selettore rotativo o dai contatti di un relè, ma transita attraverso la giunzione di un semiconduttore. E come ho cercato di spiegare anche nella puntata precedente, quando il segnale audio transita attraverso questo tipo di materiale non può non rimanerne contaminato. Il grado di contaminazione può essere anche decisamente apprezzabile e molto pesante, e per cui tutte le volte che ho incontrato apparecchiature che utilizzano al loro interno dispositivi di commutazione di questo genere, ho sempre constatato come le caratteristiche sonore vengono decisamente penalizzate. Da un lato abbiamo una grande comodità operativa e di progettazione, dall'altra parte però la ripercussione sul risultato sonoro è decisamente importante e insomma sarebbe meglio starci lontano, ecco. Un altro punto importante della circuitazione dove possiamo trovare dei circuiti integrati dedicati a delle funzioni audio è relativamente al controllo di volume. Come probabilmente sapete, il controllo di volume in ultima analisi, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha altro compito che non quello di attenuare un segnale di ingresso di una quantità impostata a piacere da parte dell'utilizzatore. Impostando la quantità di attenuazione si regola il volume d'ascolto. Sarei tentato di dire che tranne pochissime eccezioni di preamplificatori passivi a trasformatori, tutti i controlli di volume lavorano per attenuazione, quindi il segnale in uscita è sempre più basso del segnale d'ingresso, o al massimo coincidente se mettiamo il volume fondoscala. Realizzare un controllo di volume analogico diventa sempre più complicato, essenzialmente perché i costruttori che costruiscono potenziometri di alta qualità praticamente sono pressoché tutti spariti. L'unica rimasta per certi versi è la Alps, nota per il suo potenziometro blu motorizzato, ma anch'essa purtroppo ha di molto ridotto la qualità costruttiva di questi oggetti. Tant'è ad esempio che è un problema endemico che alcuni utilizzatori possono constatare come, specialmente per volumi di ascolto molto bassi, quindi partiamo dalle ore 7, 7 e mezza, 8, il bilanciamento fra i due canali diventa sempre più problematico. Ci sono situazioni dove magari comincia a suonare un canale ma l'altro non ha ancora cominciato, e questo purtroppo è legato alla accuratezza costruttiva con la quale vengono realizzati questi componenti. Una volta superate le ore 9 i due canali si allineano perfettamente, per cui è difficile avere problemi in altre regioni. Ma questo solo per citare un esempio. Ecco, in passato erano disponibili potenziometri e attenuatori realizzati da altre case con qualità decisamente elevate. Oggi è veramente un grande problema che può essere risolto con delle matrici di resistenza programmabili a componenti discreti, ma questo complica il circuito e anche le dimensioni che vengono richieste per una soluzione di questo genere. E quindi è naturale in qualche modo che il mercato dei semiconduttori abbia concepito e offerto delle soluzioni per realizzare il controllo di volume. Si tratta di circuiti integrati molto piccoli e compatti, molto spesso sono a due canali, nel senso che ci sono già il canale sinistro e destro all'interno, il segnale entra, con una logica programmabile viene stabilito il livello di attenuazione e il segnale esce. Sulla carta è tutto perfetto. All'atto pratico la situazione non è così positiva come potrebbe sembrare. A livello di funzionamento funzionano sicuramente molto bene,
livelli di attenuazione estremamente precisi, quindi sotto questo aspetto niente da dire, ma per realizzare queste funzioni al loro interno questi elementi in silicio replicano ciò che c'è ad esempio in un analog switch, ovvero devono commutare molti punti e molti valori di resistenza per riuscire a avere un ambito di attenuazione che sia programmabile con molti valori. La presenza di tutti questi interruttori di commutazione per quello che riguarda l'integrità del segnale audio è decisamente penalizzante, ancora più penalizzante rispetto a un analog switch. Dall'analog switch almeno ne abbiamo uno solo, qui possiamo averne anche decine presenti. Un altro aspetto molto importante che per certi versi ritroveremo più avanti parlando di altri componenti è il fatto che su questo chip di silicio devono essere anche realizzati e integrati dei componenti passivi come le resistenze. E già realizzare un resistore discreto che, fra virgolette, suoni bene non è semplice. Immaginare di realizzare un resistore all'interno di un chip di silicio che abbia certe caratteristiche sonore è cosa estremamente ardua. Al lato pratico che cosa si ottiene? Si ottiene che il controllo di volume realizzato attraverso questi componenti è decisamente penalizzante, molto penalizzante. Chi avesse modo di fare degli esperimenti, quindi magari partire da un'apparecchiatura che utilizza questa tecnologia, modificarlo, estirparlo, metterci un controllo di volume analogico, si renderebbe conto della drammatica influenza che hanno questi componenti sul risultato finale. Detto per inciso, ne esistono di due tipologie di componenti di controllo di volume integrati. Alcune sono dei semplici, fra virgolette, array di resistori programmabili. Altri hanno anche, come quello che potete vedere in figura, hanno anche un circuito integrato operazionale che serve per adattare le impedenze e per utilizzare anche una variazione supplementare di controllo di volume inserita nell'anello di reazione. Questo rispetto agli altri è ancora più problematico a livello di caratteristiche sonore, perché oltre alla difficoltà di realizzare la matrice di attenuazione c'è anche l'effetto negativo legato alla presenza non eliminabile del circuito integrato di amplificazione. Ma quindi in sintesi, se io trovassi all'interno di un'apparecchiatura le analog switch oppure i circuiti integrati per il controllo di volume, come dovrei reagire? Come dovresti reagire? Io posso dire quello che è la mia esperienza, la mia sensibilità, il mio modo di ascoltare e la direzione sonora che voglio dare e che mi interessa. Ecco, devo dire che personalmente quando all'interno di un'apparecchiatura osservo la presenza di questi componenti, per me il discorso è chiuso a prescindere. Non c'è nessuna probabilità e nessuna possibilità che un'apparecchiatura dotata sul percorso del segnale di questi oggetti abbia delle caratteristiche sonore, secondo me, degne del termine alta fedeltà. Per citarti un esempio che hai vissuto anche di persona, se ti ricordi, qualche tempo fa abbiamo avuto in laboratorio, in sala d'ascolto, un preamplificatore a valvole di un brand anche molto famoso, Sì, che è considerato un punto di riferimento e per certi versi un'icona di ogni appassionato audio, ecco. Tant'è che spesso si legge di vorrei abbinare questo amplificatore a stato solido con questo particolare preamplificatore a valvole, ecco. Se ti ricordi, le caratteristiche sonore si collocavano fra l'orrido e il disgustoso, con una punta di sgomento, se vogliamo anche dirlo. Ecco, era decisamente inascoltabile, pur con tutta la buona volontà a livello di distorsione, scena sonora che era completamente assente, suono che era scarnificato, impoverito in tutte le sue qualità di base, cioè era veramente difficile convivere per più di 5-10 minuti con un suono di questo genere. Ecco, se ti ricordi dell'apparecchio di cui stiamo parlando, quello, al di là della pregevole manifattura che aveva e della presenza di valvole nella circuitazione, aveva l'handicap molto pesante e immediatamente riconoscibile a livello sonoro di attuare il controllo di volume proprio con questi dispositivi integrati. Il motivo per cui un progettista di elettronica a valvole mi inserisca sul percorso del segnale dei componenti a stato solido proprio in una funzione così delicata come il controllo di volume, per me rimane un mistero.
E insomma, parlando poco fa, citavi anche gli operazionali integrati. Sì, ho lasciato volutamente questo tema per ultimo perché per certi versi è quello più diffuso, più pervasivo. Oggi è molto difficile trovare un'apparecchiatura audio che al suo interno non disponga di circuiti integrati operazionali. Però ecco, facendo un attimo un escurso storico, partiamo da definire cosa si intende per operazionale. Facendo riferimento alla figura che potete vedere, si tratta di un componente, tipicamente un circuito integrato a 8 pin, che al suo interno racchiude tutto ciò che serve per realizzare un blocco funzionale dedicato a amplificare il segnale. Variando il valore dei componenti esterni possiamo ottenere una gamma di valori di guadagno molto ampia, da un guadagno unitario, quindi da un semplice inseguitore, a guadagni di parecchi decibel, sia invertenti che non invertenti. Dal punto di vista funzionale è un blocco estremamente interessante perché consente al progettista in qualche modo di svincolare la sua attenzione da come realizzare questo blocco funzionale per dedicarsi unicamente a come utilizzarlo in relazione allo scopo che vuole ottenere. Sono stati introdotti nell'usuario direi agli inizi degli anni 70-80. Un'apparecchiatura che per certi versi è rimasta un'icona è il famoso preamplificatore della AGI, del quale potete vedere un accenno dello schema elettrico, il quale già all'epoca, forse è stato il primo, quantomeno il primo di cui si è parlato, si è discusso, che utilizzava dei circuiti integrati al suo interno. Stranamente per lo stadio linea utilizzava dei circuiti integrati semplici con solo guadagno in tensione, senza altri componenti esterni. Per lo stadiofono invece abbinava a un circuito integrato altri componenti discreti esterni, quindi si trattava di una soluzione per certi versi già all'epoca molto raffinata, ecco, probabilmente avevano già preso atto di quali erano i limiti e cercavano in qualche modo di superarli. C'è da dire che la tecnologia e i componenti che erano disponibili negli anni 70-80 erano tecnologia per certi versi ancora limitata. Il numero dei circuiti operazionali attualmente presenti sul mercato sarei tentato di dire che è qualche migliaio. Ce n'è una quantità decisamente molto elevata, molto di più di quello che poteva essere in passato. Se vogliamo individuare alcune macro categorie, possiamo tentare di dividere in due categorie. Da una parte gli amplificatori operazionali interamente bipolari, quindi con anche gli stadi di ingresso a transistor bipolari. Dall'altra parte quelli che vengono chiamati JFET perché hanno alcuni componenti al loro interno e sicuramente i dispositivi di ingresso che sono realizzati attraverso dei FET. Il vantaggio grande che può avere a livello potenziale un circuito integrato, oltre alla semplicità di uso, è il fatto che per le tecniche costruttive al suo interno si possono realizzare dei componenti che presi come componenti discreti singoli sarebbe pressoché impossibile da avere. Facendo riferimento alla figura che potete osservare, c'è la presenza, si può notare, di transistor con due emettitori. In alcuni schemi, non in questo, si possono notare transistor con più di un collettore e questo in qualche modo può dare la possibilità di realizzare un'architettura circuitale diversa rispetto a ciò che si può realizzare con componenti discreti. Ma a fianco di queste potenzialità ci sono delle grandi criticità. Le grandi criticità sono ancora per una volta legate al fatto che all'interno del chip di silicio dobbiamo necessariamente integrare anche la presenza di componenti passivi. E quindi la classica resistenza realizzata in modo discreto o integrata a livello di drogaggio all'interno di un materiale semiconduttore ha delle caratteristiche sonore completamente diverse. Un altro aspetto è che per la loro natura, per la loro dimensione, per tutta una serie di parametri elettrici, sono componenti che lavorano con delle correnti di polarizzazione molto basse. Tipicamente un circuito integrato operazionale assorbe fra i 4 e i 5 mA e considerando la quantità di componenti che ci sono all'interno, sono delle correnti di lavoro di polarizzazione prese singolarmente molto basse e esse non possono non avere un'influenza sul risultato finale. Aggiungerei anche per mia ipotesi personale il fatto che realizzando all'interno certi percorsi di segnali inevitabilmente si creano
anche dei collegamenti parassiti o delle giunzioni non volute, per cui in qualche modo anche quelle vanno a perturbare il funzionamento del circuito integrato. Bene, e io ti faccio la domanda che penso in molti vorrebbero fare dopo aver sentito la disamina. Come suonano? Come suonano? È anche abbastanza facile immaginare la risposta, ecco. Però possiamo dividere in alcune macro categorie come suonano. Un po' legato al periodo storico in cui sono stati progettati e costruiti, un po' legati alla tipologia del componente. Se prendiamo gli operazionali degli anni 70-80, quindi i primi disponibili, suonano per certi versi come ci si può immaginare una tecnologia a stato solido dell'epoca, fra virgolette un po' acida, suono scarnificato, direi poca espressività musicale, dispositivi di quali si può tranquillamente fare a meno senza che ci sia un particolare rimpianto. Ecco. In quelli che sono stati prodotti in seguito e quindi maggiormente sviluppati, possiamo dividere un po' in due categorie. La famiglia degli amplificatori personali a FET e quelli interamente bipolari. Partendo da quelli interamente bipolari, abbiamo tipicamente delle caratteristiche di suono che viene percepito come abbastanza dinamico, veloce, per certi versi può essere anche un suono abbastanza luminoso. Difficilmente sono prodotti che hanno una struttura della gamma bassa e medio-bassa che possiamo ritenere aderente alla verità musicale della musica che possiamo ascoltare dal vivo. Per certi versi, in alcuni casi possono anche affascinare il livello di caratteristica sonora perché cerca un suono intellettuale e apparentemente molto definito. Dall'altra parte gli amplificatori operazionali a FET in media suonano più morbidi, una struttura del basso e del medio basso che può risultare più aderente alla verità anche se difficilmente da un oggetto di questo genere avremo una struttura del basso particolarmente solida, modulata, granitica nella sua espressività. In media risultano meno fastidiose rispetto agli altri. Aggiungerei una descrizione relativamente al suono di un circuito integrato che è diventato per certi versi un'icona, ovvero parlo dell'NA 5534 o dell'NA 5532, introdotti, se non vado errato, nella fine degli anni 80 e dall'epoca in poi sono diventati quasi un must. Solo la presenza di questi oggetti in qualche modo ne garantiva o pensava di garantirne una certa caratteristica sonora e un'equivalenza di qualità. In realtà sono oggetti che, seppur apprezzabilmente concepiti per essere ben suonanti o almeno con delle topologie interne più attinenti al mondo dell'audio, in ultima analisi hanno un suono che definirei abbastanza triste. Triste nel senso che non è sicuramente un suono particolarmente dinamico, un suono molto seduto, al quale non si può chiedere la reattività e l'espressività che la musica al suo interno contiene. Probabilmente il maggiore pregio è che non danno fastidio all'ascolto. Non danno fastidio all'ascolto a chi non sa come si ascolta, però, perché se una persona sa come si ascolta e cose importanti nella musica, secondo me diventano inascoltabili dopo i primi minuti di ascolto, ecco. Ma se andiamo a guardare la quantità di apparecchiature che ancora oggi utilizzano questi circuiti integrati, è veramente disarmante pensare in qualche modo il danno che hanno prodotto su tutte le apparecchiature in quale possiamo trovarle. E allora a questo punto ti chiedo perché vengono utilizzati, perché i progettisti li usano? A parte che è una domanda che mi pongo spesso anch'io, ecco, perché un progettista degno di questo nome utilizza questi componenti, per me rimane un mistero oggi non risolto. Si possono dare delle spiegazioni a livello razionale. Diciamo, a livello razionale, indubbiamente, abbiamo molti vantaggi. Partiamo ad esempio dal vantaggio economico. A livello industriale, un singolo circuito operazionale costa alle volte anche molto meno, per molto meno dico anche un decimo, se non un ventesimo o un trentesimo di quello che può costare un singolo transistor di qualità. E parliamo solo del costo di acquisto del componente. Se vogliamo realizzare una topologia a componenti discreti degna di questo nome, in grado di esprimere certe qualità nell'atto della riproduzione sonora, una topologia a componenti discreti così realizzata costa almeno 100 volte quello che può costare un singolo circuito integrato.
Quindi il perché li usano, sicuramente una delle risposte è a livello economico. Secondo, a livello di semplicità. Con una superficie di pochi millimetri quadrati io ho risolto il problema di amplificare il segnale. Dovessi realizzare una soluzione equivalente a componenti discreti, gli ingombri diventano molto più grandi, direi da 100 volte in su più grandi, quindi la mia progettazione e il layout costruttivo diventa totalmente diverso. Un altro aspetto che in qualche modo potrebbe sembrare secondario, ma non lo è che riduce molto il time to market, ovvero progettare, realizzare, implementare una soluzione di questo genere si può fare in tempi estremamente brevi, perché sappiamo che il blocco funzionale fatto così, il nostro margine di manovra è pressoché nullo, non ci sono le centinaia di ore di ascolto e di lavoro di messa a punto di una circuitazione a componenti discreti. Mi sia in qualche modo consentito anche di formulare un'ipotesi sul perché vengono così diffusamente utilizzati. L'ipotesi che mi faccio è che probabilmente in tanti casi, al di là di ciò che può essere il prezzo, il brand e la suggestione che può avere un marchio o un prodotto, forse in ultima analisi a chi realizza quell'oggetto di come l'oggetto funzioni o suoni, probabilmente non è che gli interessi particolarmente. Gli interessano più in modo pregnante altri aspetti legati proprio alla pratica quotidiana. Ecco, sotto questo aspetto l'uso di questi componenti è decisamente interessante. È una scorciatoia molto rapida per semplificarsi la vita. Ecco, allacciandomi a quello che hai appena detto, quindi se avessimo invece un progettista molto bravo, molto capace, invece interessato al suono, che volesse utilizzare questi circuiti e volesse fare qualcosa che veramente ha un valore intrinseco a livello sonoro, ci riuscirebbe oppure no? Il concetto che è formulato l'ho già intercettato diverse volte a livello di obiezione che mi è stata fatta quando ho espresso il parere che ho espresso qualche minuto fa. Infatti qualcuno ha spesso formulato l'ipotesi che sì, il circuito integrato è quello, ma poi in ultima analisi dipende dal manico del progettista riuscire a tirare fuori certe caratteristiche sonore. Ecco, su questa obiezione mi sento di essere in totale disaccordo. Nel senso che il margine di manovra che lascia un circuito integrato operazionale per usi audio al progettista lo possiamo descrivere come percentuale da prefisso telefonico intercontinentale, 0,00. Nel senso che una volta che abbiamo ottimizzato le alimentazioni, e ottimizzare l'alimentazione di un circuito integrato che assorbe 5 mA non è proprio un compito sovrumano, il margine di manovra rimane veramente molto basso. Per cui se il componente ha un'impronta sonora sua del 100%, il progettista potrà forse variarne un qualche punto percentuale, ma la sostanza rimane esattamente tale e quale. Quindi è un'obiezione che mi sento totalmente di respingere. Allora ti rifaccio la stessa domanda di prima. Se io apro un apparecchio e mi trovo di fronte gli operazionali di cui abbiamo parlato, come reagisco? Come mi devo comportare? E direi che la risposta non è molto diversa da prima, nel senso che anche in questo caso la presenza di circuiti operazionali sul percorso del segnale in qualche modo identifica in modo inequivocabile l'ambito di qualità di un oggetto. Ripeto, al di là di ciò che può essere il prezzo, il brand, il prestigio, il peso, le dimensioni, eccetera. Basta la presenza di questi oggetti per stabilire in modo inequivocabile quali sono le prestazioni sonore che quell'oggetto può essere in grado di dare. Detto questo, in qualche modo però bisogna avere anche una capacità discriminante, nel senso che un conto è all'interno di un'apparecchiatura trovare questi componenti nel percorso principale dei segnali. Ad esempio, se in un preamplificatore io mi trovo un circuito operazionale fatto per amplificare il segnale appena dopo il controllo di volume, prima dell'uscita, e quindi inesorabilmente sempre presente sul percorso del segnale, dal mio punto di vista questo oggetto qui può essere preso, buttato nell'immondizia e è la soluzione migliore che possiamo attuare. Diverso può essere il caso se per semplicità o per scelta magari utilizziamo un operazionale sull'uscita pre o come buffer verso un'uscita per un subwoofer, allora
stiamo parlando di un utilizzo in un ambito dove le limitazioni di qualità che questo oggetto può produrre sono decisamente accettabili. Esiste poi un'altra situazione nella quale in qualche modo obtorto collo siamo quasi costretti a accettarne la presenza, e sto parlando di oggetti con delle dimensioni molto piccole. Se siamo ad esempio all'interno di un'apparecchiatura, le schede fono che vengono utilizzate per forza di cose hanno delle dimensioni contenute. Un conto è avere un amplificatore fono esterno che fa esclusivamente quella funzione, quindi abbiamo a disposizione molto spazio per poter eventualmente implementare delle soluzioni circuitarie di un certo genere. Se è una scheda accessoria con pochi centimetri quadrati a disposizione, inevitabilmente l'unica strada che abbiamo a disposizione è quella di utilizzare questi blocchi funzionali già pronti. Quindi cerchiamo di entrare nel merito e capire dove vengono utilizzati. Ad esempio, all'interno dell'apparecchiatura Norma si può benissimo osservare, guardando le fotografie delle apparecchiature aperte, che nelle componenti principali non sono mai utilizzati i circuiti integrati, e ci sono delle circuitazioni, componenti discrete che vengono utilizzate nelle sezioni importanti dell'apparecchiatura. Poi ad esempio negli amplificatori integrati le schede opzionali fono, per questioni, come dicevo prima, di dimensioni, inevitabilmente utilizzano due circuiti integrati, scelti fra quelli, fra virgolette, meglio suonanti possibili, ma rimangono sempre confinati in quell'ambito. In termini generali mi sentirei di aggiungere una cosa molto importante, ovvero se da un punto di vista è vero che i circuiti integrati operazionali hanno un'influenza, direi, catastrofica sull'integrità del segnale musicale, è altrettanto vero che non bisogna cadere nella suggestione opposta, ovvero che qualunque circuitazione realizzata con componenti discreti sia per questo fatto perfetta e migliore sempre rispetto a un circuito integrato. Per quello che è la mia esperienza, osservando, ascoltando e comparando le varie soluzioni, devo dire che per certi versi, con la qualità dei circuiti integrati oggi presenti, realizzare una circuitazione o componenti discreti senza dedicare a questo le centinaia di ore che servono per la messa a punto, per cercare di entrare in intimità col circuito e capire ogni singolo elemento di questo circuito, cosa è importante, le ripercussioni che ha sulla caratteristica sonora, direi che per certi versi suonano peggio delle circuitazioni o componenti discreti realizzate solo per dire la mia non è a circuiti integrati ma a componenti discreti, rispetto a alcuni circuiti integrati che tutto sommato suonano sempre male ma meno peggio rispetto a quelle soluzioni. Ad esempio ci sono alcune ditte che propongono il replacement di circuiti integrati con dei moduli operazionali realizzati con componenti discreti di dimensioni molto compatte, che anche un abile autocostruttore può togliere il circuito e sostituire. Ne ho provati molti, non dico tutti ma quasi, e devo dire che ricadiamo nell'esempio di prima. È vero, è una circuitazione realizzata con componenti discreti, per certi versi può essere anche più affascinante rispetto al circuito integrato monolitico, ma non è assolutamente detto che suoni meglio. Spesso hanno la caratteristica di avere dei suoni molto analitici, molto veloci, con una gamma alta decisamente caratterizzata, ma poi complessivamente vanno nell'ambito di un'espressività musicale molto asciutta, quindi non so quale sia il reale vantaggio. Prima, quando stavamo preparando la puntata, mi hai fatto vedere un paio di esempi sullo schermo del computer di situazioni in cui vengono utilizzati i circuiti operazionali, e vogliamo mostrarli anche al pubblico? Sì, diciamo in qualche modo per chiudere questa puntata, agganciandoci a delle situazioni reali, quindi non solo inventate, avrei scelto due situazioni per certi versi emblematiche e rappresentative di quelle che può essere la situazione. Facciamo sempre riferimento alla figura che vedete sullo schermo. Nel primo caso si tratta di un'apparecchiatura che è denominata Speaker Manager. Cos'è uno Speaker Manager? Speaker Manager è un'apparecchiatura utilizzata, per quanto mi risulta, pressoché esclusivamente in ambiti professionali, dove abbiamo un ingresso analogico, il segnale viene convertito in digitale
c'è una parte di elaborazione numerica che realizza il filtraggio, allineamenti temporali, insomma tutto ciò che serve per caratterizzare la risposta in frequenza e i tagli di ogni singolo drive all'interno di un diffusore. I segnali vengono riconvertiti in analogico e ci troviamo le uscite da abbinare agli amplificatori di potenza che poi pilotano i singoli trasduttori. Nel caso specifico abbiamo la figura di uno speaker manager a due canali, ovvero un ingresso, elaborazione numerica fatta su due canali di uscita, per cui andrà a amplificare un diffusore a due vie. Sulla vostra sinistra vedete la parte di acquisizione del segnale analogico. Si nota, per chi ha una certa dimestichezza, immediatamente la presenza per ogni canale, sinistro e destro, di 4 amplificatori operazionali collegati in cascata. Il segnale esce nei due circuiti che sono verso il basso a sinistra. Ci sono i circuiti di conversione fra analogico e digitale. Nella figura non è rappresentata la parte di elaborazione numerica. Nella parte centrale destra si notano i due circuiti di conversione stereo fra analogico e digitale, e per ogni singolo canale in uscita, ce ne sono 4 perché sono uscite bilanciate, quindi due linee sul canale sinistro, 2 linee sul canale destro, abbiamo altri 3 operazionali in uscita. Sarei tentato di fare un paragone, per certi versi parossistico, ma che in qualche modo può far cogliere come, dal mio punto di vista, è la realtà che in qualche modo dovrà affrontare questo povero segnale audio all'ingresso, all'interno e all'uscita. Immaginiamo di essere in un paese al mare dove abbiamo la fortuna la mattina verso le 5 le 6 arriva la barca con i pescatori che hanno pescato il pesce fresco della giornata. Magari hanno preso un bel branzino e già ci stiamo pregustando come lo possiamo cucinare a mezzogiorno, ecco, magari al cartoccio, al sale, senza modificarlo molto per cercare di esaltare le qualità proprio del pesce fresco appena pescato, insomma. Ecco, immaginiamo invece di cucinarlo subito a mezzogiorno, di metterlo in congelatore, aspettiamo una settimana, lo facciamo scongelare una prima volta, lo ricongeliamo, aspettiamo un'altra settimana, lo facciamo riscongelare, lo facciamo insomma, per 4 volte facciamo questo iter. Passato che fu un mese, abbiamo il nostro pesce scongelato per la 4ª volta, lo mandiamo a un laboratorio di analisi chimica al quale stabilisce di quali elementi è costituito questo pesce e ci manda un report con gli elementi che costituiscono questo pesce. Mandiamo questo pesce a una industria chimica la quale ricostruisce esattamente, o almeno si spera, il pesce di origine. Una volta che abbiamo il pesce ricostruito, lo facciamo congelare, aspettiamo un'altra settimana e facciamo tutto questo qui per 3 settimane. Potete immaginare come potrebbe essere a livello organolettico, di sapore, di piacere culinario, mangiare da una parte il pesce a mezzogiorno del giorno che l'abbiamo appena pescato e quello passato quasi 2 mesi e con tutti i processi di cui abbiamo descritto. Per certi versi, la sciagura che si trova a affrontare il segnale audio è ancora peggio di quello rispetto a quello che abbiamo detto, perché tutte le volte che il segnale audio attraversa uno di questi elementi, la sua qualità, la sua bellezza, la sua espressività musicale, tutto ciò che in qualche modo di bello, di seducente, di intrigante ne costituisce l'essenza, viene sempre più scarnificata per ridursi a qualcosa che è un mero veicolo di note, ma prive dell'espressività di base che dovrebbe caratterizzarlo. Dopo l'esempio un po' colorito, ma vi assicuro molto aderente alla realtà di ciò che accade relativamente all'esempio dello speaker manager, giusto per dovere di cronaca, nella figura che vedete a monitor, ha rappresentato lo stadio di un preamplificatore, direi un prodotto di fascia medio-medio-alta, che utilizza al suo interno esclusivamente dei circuiti integrati operazionali. Vedete che a parte il relay di commutazione, cablaggio che va alle connessioni, non è presente null'altro che dei circuiti integrati. L'ambito di qualità che può esprimere questo oggetto, al di là di ciò che può essere la sua estetica, tutto ciò che in qualche modo ci potrebbe anche affascinare osservando l'oggetto, in ultima analisi dal punto di vista sonoro,
È un oggetto che non può non avere delle serie limitazioni. Consiglio spassionato: cercate di comprendere molto bene la natura degli oggetti verso cui indirizzate l'attenzione e cercare di comprendere effettivamente come sono realizzati. Capisco la difficoltà appunto perché non avendo una competenza specifica è difficile entrare nel merito di queste questioni, ma una volta che si sono capiti un po' questi concetti di base, è abbastanza semplice anche da una persona non particolarmente esperta capire e osservare guardando all'interno di un'apparecchiatura quali sono le soluzioni implementative che ha utilizzato. E ricordiamoci sempre di una cosa molto importante: ciò che determina il risultato finale, molto spesso, se non sempre, sono dei dettagli apparentemente insignificanti, ma solo apparentemente insignificanti. Come si dice che il diavolo si nasconde nei dettagli, molto spesso le prestazioni sonore delle apparecchiature audio sono in qualche modo fortemente limitate o caratterizzate da alcuni aspetti percepiti come marginali, ma che marginali non lo sono. Benissimo, per oggi chiudiamo qui, visto che abbiamo comunque fatto una disamina piuttosto lunga. La prossima puntata concluderà finalmente il ciclo con l'analisi di alcune circuitazioni di amplificazioni celebri, insomma, famose. E intanto ringraziamo voi per averci seguito e vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.